In questo video abbiamo visto qual è il pensiero di Nassim Taleb rispetto a quello che lui ha coniato come termine di antifragile, perché è così importante essere antifragili e perché attraverso l'antifragilità andiamo a migliorare non soltanto gli aspetti lavorativi o personali della nostra vita, ma abbiamo un beneficio a 360 gradi. Come è importante avere la capacità di abbracciare la difficoltà e alcune strategie per poterla applicare praticamente nella nostra vita. Antifragilità. Che cos'è? A cosa serve e come può esserci di grande aiuto in un mondo che è costantemente in cambiamento ed evoluzione. Ciao, sono Emanuela, sono una coach professionista. Nella vita mi occupo di formazione, insegnamento e aiuto le persone a ottimizzare il proprio tempo, pianificare i propri obiettivi e a essere più felici. Oggi parleremo di antifragilità e vediamo cosa dice Nassim Taleb a proposito di antifragilità. Siamo costantemente circondati da cambiamenti continui, da nuove sfide e questo può impattare sicuramente sulla nostra vita quotidiana. In un mondo infatti in continua evoluzione e cambiamento, adattarsi a questi cambiamenti è di fondamentale importanza non solo per sopravvivere ma anche per prosperare nell'incertezza. In questo contesto Nassim Taleb, che è un filosofo, matematico e statista, ha introdotto un nuovo concetto che è il concetto di antifragile e ne parla molto dettagliatamente nel suo libro che si intitola Antifragile: le cose che traggono vantaggio dal disordine. Taleb sostiene che l'antifragilità è una dote essenziale e una chiave per sviluppare resilienza e crescita nel nostro mondo che, come sappiamo, è in costante evoluzione. Ma andiamo a capire nel dettaglio che cos'è il concetto di antifragilità. L'antifragilità viene spesso confusa con la resilienza o con la capacità di resistere a traumi, problemi e cose varie. In realtà non è soltanto una cosa o una persona che resiste agli stress o ai problemi, ma è quella cosa che dal problema non solo esce facilmente, ma ne trae addirittura beneficio. La natura, per esempio, ci è da maestra in questa situazione ed è un esempio eccelso di antifragilità. Infatti in natura le specie più forti che riescono a resistere ai cambiamenti e a evolversi adattandosi ai cambiamenti sono quelle che riescono a sopravvivere. E anche in economia sappiamo che le aziende, per esempio, che nel momento di crisi o nel momento di cambiamento profondo e continuo riescono ad adattarsi ai cambiamenti e a trarne vantaggio sono quelle che poi riescono a sopravvivere. Un esempio molto eclatante è quando è stato introdotto l'e-commerce. Vi era la possibilità di comprare i prodotti direttamente da un sito di un produttore. Le aziende che hanno saputo cogliere questo cambiamento rapidamente e si sono attrezzate in tempo per adattarsi appunto all'e-commerce sono quelle che in quel periodo sono cresciute tantissimo e hanno fatto grandi affari. Un altro elemento molto importante è la capacità di abbracciare le avversità, che detto così potrebbe sembrare un po' traumatica come cosa, perché effettivamente abbracciare l'avversità ha un non so che di quasi masochistico, però in realtà le cose non stanno proprio così. Lo sappiamo benissimo, sarà capitato a tutti noi prima o poi di conoscere persone che nonostante le avversità, i problemi enormi che magari hanno trovato nella loro vita sia personale che professionale, hanno saputo abbracciare quella avversità e creare un punto di forza da quel problema, da quella criticità. Taleb infatti continuamente ci esorta a prendere le difficoltà come opportunità di crescita e di sviluppo. Infatti nel momento problematico di solito la tendenza umana è quella di fuggire dal problema ed è piuttosto normale. Però io penso, e lo vedo anche nelle storie dei miei clienti, che se noi ci troviamo all'interno di un problema o di una criticità per la quale non possiamo fare nulla per risolvere, dentro una pandemia, dentro un problema di salute, dentro una crisi economica, eccetera, possiamo comunque fermarci e studiare un piano d'azione per uscire da quella criticità. E devo dire che questo determina veramente la differenza fra le persone che hanno poi un successo e quelle che invece soccombono al problema e ne vengono completamente travolti.
Ovviamente avere un atteggiamento antifragile comporta anche altri fattori, cioè dire abbracciare le avversità è un pochino riduttiva come cosa. Bisogna avere sicuramente anche una capacità di assumersi rischi e responsabilità, perché nel momento della difficoltà, mi è successo per esempio nella mia vita, c'è stato un momento in cui io ho scelto di fare un'attività lavorativa piuttosto che un'altra, mi sono assunta la completa responsabilità e il rischio di lasciare una situazione lavorativa molto stabile per una cosa che era incerta. Quindi mi sono assunta il rischio del cambiamento. Il rischio ovviamente hanno creato delle preoccupazioni, come è normale che sia, sarebbe strano il contrario, però hanno creato anche una situazione molto più positiva per la mia vita che mi rende molto più felice e molto più appagata. Passiamo adesso alla questione pratica. Come dico sempre, mettiamoci le mani in pasta per capire come applicare questi sistemi di antifragilità nella nostra vita personale e professionale. La cosa più importante quando si vuole diventare antifragili è quello di assumere una prospettiva di crescita continua. Questa è una cosa molto importante, perché nel momento in cui noi diciamo quello che ho mi basta, non ho intenzione di migliorare nulla della mia vita, sia personale che professionale, il sistema di antifragilità un pochino va a decadere. Quindi la prima cosa importante è avere una mentalità di crescita continua. Questo significa mettersi in gioco, ovviamente, essere disposti a imparare cose nuove e a rimettere in discussione il modus operandi che abbiamo avuto fino a quel momento lì. Un'altra cosa molto importante, lo dicevo anche prima, è il fatto di essere disposti a rapidi cambiamenti e a essere sull'onda del nuovo cambiamento, essendo anche disposti a cambiare completamente anche il modo di agire, sia a livello professionale che personale. Un'altra cosa molto importante che Taleb ci insegna è quella di avere un'ottima gestione dello stress e saper affrontare le problematiche della vita che sono inevitabili nella vita di ognuno di noi in maniera proattiva e positiva, il che forse è più facile a dirsi che a farsi, però con un pochino di pratica si può entrare in questo sistema di pensiero. Per arrivare a questo ci sono tantissime tecniche, tantissimi aiuti che possiamo usare, che sono per esempio la mindfulness, le tecniche di gestione del tempo e soprattutto avere una rete di supporto di amici, familiari o figure professionali che ci possono dare una mano in caso di problemi o di stress. Il coaching può essere uno strumento veramente molto prezioso per maturare e far crescere l'antifragilità. Un coach professionista, per esempio, è in grado di farci comprendere e farci notare, perché molto spesso le persone non si accorgono delle loro criticità e dei loro punti di forza, può aiutarci ad identificare le nostre aree di sviluppo e di forza e a elaborare strategie per affrontare le sfide e le avversità che incontriamo. Il coaching, oltretutto, ci dà anche tutta una serie di strumenti pratici non solo per l'antifragilità, ma anche per gestire lo stress, a gestire il tempo, per esempio, che sappiamo essere anche questa una fonte di grandissimo stress. E ci può aiutare anche a coltivare la resilienza, che è quella capacità di uscire dai problemi e non farci affossare da quei problemi. E affrontare la vita con un atteggiamento positivo, che non è da poco, e soprattutto proattivo. L'antifragilità di solito viene vista soprattutto nel mondo della vita personale di una persona, però anche sul posto di lavoro è molto importante avere un atteggiamento antifragile, perché se io sono un dipendente, per esempio, e riesco ad adattarmi facilmente ai cambiamenti della mia azienda, riesco a lavorare molto meglio e potrei avere anche delle opportunità di crescita all'interno dell'azienda, perché giustamente ai vertici vedrebbero la mia capacità di adattamento e di crescita dal cambiamento e quindi potrei avere anche delle opportunità di crescita professionali. È molto importante ovviamente che anche l'azienda sia un pochino promotrice di questo tipo di mentalità dei propri dipendenti e quindi diciamo che si creerebbe poi un'alleanza fra l'azienda e il dipendente che sarebbe vantaggiosa sia per l'azienda che per il dipendente, ovviamente. In conclusione, in questo video abbiamo visto qual è il pensiero di Nassim Taleb rispetto a quello che lui ha coniato come termine di antifragile,
perché è così importante essere antifragili e perché attraverso l'antifragilità andiamo a migliorare non soltanto gli aspetti lavorativi o personali della nostra vita, ma abbiamo un beneficio a 360 gradi su tutto quello che ci riguarda, dall'apprendimento per esempio alle prestazioni professionali, alla capacità di crescita economica. È tutto molto collegato, quindi diciamo che è una specie di metacapacità l'antifragilità, perché va a influire su un po' tutti gli ambienti della vita di una persona. Abbiamo visto come è importante avere la capacità di abbracciare la difficoltà e alcune strategie per poterla applicare praticamente nella nostra vita. Insomma, morale della favola: essere antifragili è una qualità che può creare solamente benefici alla vita di una persona, e io vi consiglio di leggere il lavoro di Nassim Taleb perché ne vale veramente la pena, e i soldi spesi nel libro sono un investimento che potrebbe cambiare la vostra vita in meglio, con la capacità di crescita e di sviluppo continuo. Da Emanuela per il momento è tutto, io vi do appuntamento alla prossima pillola di coaching e vi saluto. Ciao ciao!